Niente paura. Possiamo comprarci perfino una petroliera con 10 miliardi di lire, no? Ah, certo, con 10 miliardi di lire potevamo permetterci qualsiasi cosa. Certo, sarebbe bello se oltre all'amore avessimo anche 10 miliardi di lire. Questi sono 10 miliardi. Sono brava, eh? Bravissima. Hai visto come brava? Li ha presi mia moglie. Ma lei è fantastica! Bentornati in soffitta. Questo nuovo episodio sui 5 film indimenticabili è dedicato a una delle stelle più luminose del cinema italiano, la bellissima Eleonora Giorgi. Non stiamo parlando di una classifica, ma di una selezione di 5 film che hanno visto Eleonora brillare in tutto il suo splendore, lasciando un segno indelebile nella storia del cinema e nei cuori di noi appassionati. Mia moglie è una strega, ma non nel senso di una strega, è proprio una strega, ma non una strega fisicamente, eh? No, perché fisicamente, anzi, è una fata. Eleonora Giorgi, con la sua bellezza mozzafiato, la sua simpatia e la sua presenza scenica unica, ha attraversato tutti i generi, dalla commedia ai film drammatici, dimostrando una versatilità e un grande talento, che l'hanno resa una delle attrici italiane più amate di sempre. Al limite, mediamente, se moriva mia nonna, la cosa non mi intaccava. Però con John c'era sto cordone ombelicale che ci univa. Ho anche mandato un telegramma di condoglianze a Yoko Ono. Questo però forse non è interessa. Oggi vi porto in un viaggio attraverso 5 pellicole che celebrano il suo talento e la sua carriera eccezionale. Prima di immergerci in questo viaggio cinematografico, ricordate, se il vostro film preferito di Eleonora Giorgi non è in questa selezione, non esitate a suggerirlo nei commenti. Potrebbe diventare il protagonista di una delle prossime puntate. E se vi piace questo video, lasciate un like e iscrivetevi alla soffitta di Pippo per non perdere tutti i contenuti dedicati alle icone del cinema italiano. E ora, senza ulteriori indugi, ecco i 5 film di Eleonora Giorgi che ho scelto per voi. Partiamo! Apriamo la nostra selezione con un film che ha fatto discutere e che rimane un'icona del cinema erotico drammatico italiano, Appassionata, diretto nel 1974 da Gianluigi Calderone. In questo film Eleonora Giorgi ci regala una delle sue interpretazioni più memorabili, quella di Nicola, un personaggio che è l'emblema della provocazione e della sfida alle convenzioni. Ma andiamo con ordine. Nel cuore della trama troviamo il dottor Emilio Rutelli, un dentista maturo e affascinante, interpretato da Gabriele Ferzetti. Emilio è sposato con una pianista che ha rinunciato alla sua carriera per lui, ma la vera complicazione nella sua vita è sua figlia Eugenia. Sedicenne e morbosamente attaccata al padre. Eugenia, interpretata da una giovane e bellissima Ornella Muti, è gelosa della madre e ha un rapporto complesso con l'amica Nicola, la nostra Eleonora Giorgi. Nicola è spregiudicata, audace e in una scena che ha fatto scandalo all'epoca si offre a Emilio mentre finge di essere sotto l'effetto dell'anestesia nel suo ambulatorio. Questo film è un viaggio turbolento attraverso desideri inconfessabili e tensioni nascoste, con Eleonora Giorgi che brilla per la sua capacità di essere allo stesso tempo seducente e inquietante. La sua performance è un mix perfetto di sensualità e di talento che cattura l'essenza di una giovinezza rivolta contro le ipocrisie del mondo adulto. Appassionata è stato uno dei film più discussi e controversi di quel periodo. Eleonora Giorgi e Ornella Muti, con le loro interpretazioni, hanno contribuito a definire una nuova era per il cinema di genere in Italia, spingendo i limiti della rappresentazione della sessualità e dell'erotismo sullo schermo. Eugenia mi ha detto tutto, è vero. Cosa le ha detto Eugenia? Che sei incinta. Se sono solo 10 giorni c'è speranza, sai. Mi dispiace deluderla, dottore, ma per quanto mi riguarda Eugenia non avrà fratellini per il momento. Proseguiamo la nostra esplorazione nei film che hanno visto Eleonora Giorgi come protagonista con Inferno, un capolavoro di Dario Argento che fa parte della trilogia delle Tre Mani. Un altro aneddoto è Inferno, Dario Argento. Inquadratura di spalle, io che fuggo dall'assassino in uno stretto corridoio che culmina in un tendaggio, quindi io devo ricevere la pugnalata in questa inquadratura di spalle con la macchina che mi segue di spalle e devo cadere in questa tenda sfondandola e al momento del ciak si sente un grido e Dario fa: no, il pugnale lo faccio io.
E quindi questa scena che mi fa ancora paura, pure mentre giravo avevo paura, dicevo siete sicuri che è retrattile sto pugnale? Non è che quello è matto e mi impugnala veramente, perché Dario sembra un po'... Allora, mi applicano 4 bisturi alle dita, perché dovevo rompere questa tenda. Io sui set sono distrattissima, ho il vizio di fare così. Quindi il mio truccatore, sapendolo, prende, mi mette alla mia sedia e mi lega. Quindi io avevo le mani legate prima di questa scena e rimango con le mani. Lui mi continuava a dire ricordati di non toccarti le sopracciglia. Poi al momento appunto della prova, Dario che fa questo grido e quindi la mano isterica, cattiva dell'assassino è sempre Dario. Quindi questo corridoio, la mano, il fiato di Dario dietro, c'avevo una paura che potevo anche urlare la suggestione, l'immaginazione di un attore. Dario è fantastico a crearti questo clima e quindi sono morta in questa cosa. Ok, pugnale e tutto, truccatore, Messi, mica è finito. Dico dai, scherziamo un po', dico andiamo al bar. Dice andiamo? Dico andiamo al bar, c'avevo il pugnale e tutto il sangue. Allora andiamo al bar, ordiniamo il caffè, faccio Nilo, ma c'ho un mal di schiena, ma che è? Ma che c'ho? Mi sento un dolore. Allora il barman guarda e fa e questi scherzi li facevamo sempre con la gente. Nel 1980 questo film ha portato sullo schermo orrore, mistero e arte alchemica, come solo Argento sapeva e sa ancora creare. In Inferno Eleonora Giorgi interpreta Sara, un personaggio che si trova immerso in una storia intricata e oscura. Il fulcro del film è Rose Elliott, una poetessa di New York che scopre un antico libro intitolato Le Tre Madri. Questo libro, scritto dall'architetto alchimista Emilio Varrelli, racconta le vicende di 3 entità demoniache: Mater Lacrimarum, Nostra Signora delle Lacrime, Madre Suspirium, Nostra Signora dei Sospiri, e Mater Tenebrarum, Nostra Signora delle Tenebre, e delle case che Varrelli ha costruito per loro a Friburgo, Roma e New York. La Giorgi, nel ruolo di Sara, si trova a navigare in questo universo di terrore e mistero, mostrando, ancora una volta, la sua capacità di adattarsi a ruoli complessi e intensi. Nella sua performance aggiunge una nota di tensione palpabile, mentre il personaggio cerca di svelare i misteri legati a queste figure oscure. Inferno è noto per la sua colonna sonora ipnotica e per le sue scenografie surreali, che creano un'atmosfera unica e inconfondibile. Eleonora Giorgi, con la sua interpretazione, contribuisce a rendere il film un viaggio indimenticabile nel cuore dell'oscurità e del soprannaturale. Non riesco a trovare l'uscita. L'altra porta. Continuiamo il nostro viaggio tra i film che hanno immortalato Eleonora Giorgi con Borotalco, una delle commedie più amate degli anni '80, diretta e interpretata da Carlo Verdone. In questo film la Giorgi è Nadia Vandelli, una figura chiave che incarna perfettamente lo spirito e il fascino degli anni in cui il film è stato realizzato. In Borotalco seguiamo le vicissitudini di Sergio Benvenuti, interpretato da un Carlo Verdone informissimo. Sergio è un venditore porta a porta di enciclopedie musicali che vive una vita tra il monotono e l'assurdo. Stressato dal lavoro e pressato dalla fidanzata e da un suocero opprimenti. Sergio condivide una stanza con l'eccentrico ballerino Marcello, interpretato da Cristian De Sica. Nel mezzo di questo caos quotidiano entra in scena Nadia, interpretata dalla nostra Eleonora Giorgi. Nadia è una collega di Sergio, bellissima e grande fan di Lucio Dalla. La sua presenza nel film non è solo una boccata di aria fresca, ma un vero e proprio catalizzatore di eventi per Sergio, che si trova improvvisamente a navigare situazioni al limite tra il comico e il surreale. La performance di Eleonora Giorgi Borotalco è un perfetto equilibrio tra comicità e serietà, mostrando una Nadia che a tratti una musa ispiratrice e a tratti una figura quasi onirica. Il suo ruolo è centrale per alcune delle svolte più divertenti e toccanti del film. Cantante preferito? Lucio Dalla. È il personaggio che considera più significativo nella storia della musica, in senso assoluto? Lucio Dalla. Sì, va bene. Ma un personaggio come Beethoven lo vogliamo ignorare? No, mica lo ignoro.
Però, dalla e dalla. Avanziamo nella nostra lista con Mia moglie è una strega, una commedia che ha fatto innamorare il pubblico grazie al suo mix irresistibile di magia, humor e naturalmente la bellissima Eleonora Giorgi nel ruolo di Finnicella. È quella che volevi sentire dire, perché quella è pazzesca. E fra l'altro Renato un pochino si è anche scocciato. Mi hanno detto no, ma perché noi dovevamo volare su Parigi e c'era un screen, come si chiama? Quel green screen, quella cosa che mettono dietro, e avevano montato a una discreta altezza, tipo 10 metri d'altezza, un braccio d'acciaio sul quale era montata una sella tipo da cavallo, e ci fecero con una scala salire, io davanti e Renato dietro, e poi dovevamo questa scopa dovevamo simulare e dietro proiettavano Parigi. E però successe questa cosa buffissima, che io andavo impicchiata, ma Renato mi tirava la scopa all'indietro, e per fortuna ci avevano messo le cinture di sicurezza, perché ci siamo ritrovati a testa in giù. E questo era buffo. In questo film del 1980 la Giorgi interpreta una strega romana condannata al rogo nel 1656. Grazie a un sortileggio, Finnicella torna in vita ai giorni nostri, portando con sé tutto il suo bagaglio di incantesimi e di ironia. La sua rinascita porta a incrociare la vita di un agente di borsa interpretato da Renato Pozzetto, che sta per sposarsi. Ma l'arrivo di Finnicella mette tutto sottosopra, mandando a Montepiani di matrimonio in modo tanto esilaranti quanto inaspettati. Eleonora Giorgi in questo film mostra una verve comica e una spontaneità che la rendono perfetta per il ruolo della strega, che nonostante il passare dei secoli non ha perso il suo tocco nel creare caos e risate. La sua performance è una danza tra il malizioso e l'innocente, mostrando quanto possa essere divertente il contrasto tra il mondo antico e la vita moderna. Ti sei lasciata ingannare, Finnicella. Asmodeo, mio diabolico amante, aiutami tu. Non posso. Sono vincolato da un patto di non interferenza negli affari interni della Chiesa. Ma ti concedo una possibilità. Fra 333 anni, 33 mesi e 33 giorni, ti farò tornare in vita sulla terra per vendicarti. Chiudiamo la nostra panoramica sui film che hanno visto protagonista la meravigliosa Eleonora Giorgi con Mani di velluto, diretto dalla famosa coppia Castellano e Pipolo nel 1979. In questo film Eleonora Giorgi interpreta Tilly, una bellissima e simpatica borseggiatrice che farà invaghire Adriano Celentano. In Mani di velluto seguiamo la storia di Guido Quiller, un ingegnere milanese interpretato da Adriano Celentano. Guido deve la sua fortuna principalmente all'invenzione di un vero antiscasso, il Blindo Grass, reso indistruttibile grazie a un ingrediente segreto, un suo sputo, diventando così l'idolo dei gioiellieri e il bersaglio principale dei ladri. La sua vita prende una svolta inaspettata quando viene abbandonato dalla moglie, guidata solo dall'avidità. È qui che entra in scena Tilly, la nostra Eleonora Giorgi, una borseggiatrice di grande charme e abilità. La storia si infiamma quando Guido, colpito dalla sua bellezza e dal suo spirito libero, si innamora di lei. Il film si trasforma in una commedia romantica con un twist, perché Guido scopre che l'unico modo per conquistare Tilly è rinunciare alle sue ricchezze. Mani di velluto è un film che gioca con i contrasti, l'amore contro il materiale, l'ingenuità contro la furbizia. Eleonora Giorgi, con il suo ruolo di Tilly, mostra una volta di più la sua capacità di incarnare personaggi complessi, sfumati e incredibilmente affascinanti. La sua interpretazione mescola seduzione e sincerità, rendendo Tilly uno dei personaggi più memorabili della sua carriera. Mi perdoni, ingegnere, io sono veramente desolato. Come? Lui Quiller? Già. Ma lei è pazzo. Ma diglielo che non sei quel porco di Quiller. Sono quel porco di Quiller. È quel porco di Quiller. Oh, pardon, scusi. E con Mani di velluto chiudiamo la nostra selezione dedicata alla straordinaria Eleonora Giorgi, una vera icona del cinema italiano che ha saputo conquistare il cuore di milioni di spettatori con il suo talento e la sua bellezza senza tempo. Spero che questo viaggio attraverso 5 dei suoi film più significativi vi abbia fatto scoprire o riscoprire alcuni aspetti della sua carriera che forse non conoscevate. E se c'è un film di Eleonora che vi sta particolarmente al cuore e che non è in questa selezione, scrivetelo nei commenti.
Sono curioso di sapere quali sono i vostri preferiti e potrebbe diventare il protagonista di una delle prossime puntate. Non dimenticate di lasciare un like se vi è piaciuto questo episodio e di iscrivervi alla soffitta di Pippo per rimanere sempre aggiornati sui miei contenuti. Alla prossima!